Benvenuti o bentornati nel mio canale. Da quando esistiamo? Esistevamo ancora prima di nascere? E se sì, chi eravamo? Una delle domande che tutti ci siamo fatti, almeno una volta nella vita, è se esistono vite precedenti, se esiste la reincarnazione. Per incarnazione si intende la rinascita dell'anima o dello spirito di un individuo in un altro corpo fisico, trascorso un certo intervallo di tempo dopo la sua morte terrena. La credenza nella reincarnazione è un'idea molto antica. Degli studi hanno mostrato che l'idea di reincarnazione si è imposta con forza in un'epoca molto precisa, nel V secolo prima della nostra era. Si è diffusa rapidamente e ha toccato diversi mondi culturali. È a partire da quel momento che se ne parla nella Grecia antica, ma anche nell'induismo e nel buddismo, eppure l'antico Egitto, all'epoca, non era molto distante dalla prospettiva. Per gli antichi filosofi la reincarnazione era indicata col termine metempsicosi, ovvero trasmigrazione dell'anima, dopo la morte in un altro corpo, essere umano, animale o vegetale. Pitagora e la sua scuola sembrano essere stati fra i primi a sostenere la dottrina della reincarnazione o metempsicosi. Sono state fatte numerose ipotesi per tentare di screditare l'idea della reincarnazione, o comunque per cercare delle spiegazioni alternative. Tali teorie non sono sufficienti a spiegare perché una persona che accede ai ricordi di una sua vita passata riesce a guarire anche completamente da sintomi che la affliggono in questa vita. Tra le domande che ci si pone quando si parla di reincarnazione, ce ne sono tre piuttosto diffuse. Dove dimora l'anima nell'intervallo fra le incarnazioni? Oppure, l'anima si reincarna subito dopo la morte? O, qual è il suo luogo stabile o il suo stato finale? Si tratta di domande alle quali sono state date diverse risposte. Secondo i primi reincarnazionisti, l'anima si rincarna quasi subito dopo la morte, lasciando trascorrere un intervallo di tempo particolarmente breve, impiegato per l'assestamento e l'equilibrio delle varie parti dell'anima per la nuova rinascita. Ian Stevenson, uno psichiatra statunitense di origine canadese, conosciuto nell'ambito della parapsicologia per le sue tesi sulla reincarnazione, e che ha seguito alcuni dei casi dei bambini reincarnati di cui parlerò oggi, notò che tutti avevano in comune l'aver concluso la loro vita precedente in modo precoce e violento, e affermava che questo avrebbe creato un trauma nella psiche della personalità antecedente, tanto da indurla a reincarnarsi al più presto per portare avanti l'esperienza esistenziale interrotta così bruscamente. Sono migliaia i casi di reincarnazione documentati, tutti affascinanti, sorprendenti e incredibili, ma scopriamoli subito dopo l'intro. Iniziamo dal caso di Gopal Kubha. Gopal nacque a Delhi, in India, il 26 agosto del 1956, in una famiglia della medio-bassa borghesia, con scarsa educazione. I genitori non notarono alcunché di anormale nello sviluppo del figlio, che era un bimbo sveglio e precoce, tanto che iniziò a parlare e a spiegarsi bene quando aveva circa 2 anni e mezzo, e riferì ai suoi genitori molti dettagli che riguardavano una vita precedente che sosteneva di aver vissuto in una città chiamata Mathura, a circa 160 km da Delhi. Spiegò che era uno Shirmak, un membro della casta più alta, e un dirigente di una compagnia che commerciava medicinali, la Suk Shankara. Disse che aveva una casa molto grande e molti servitori, una moglie e 2 bambini, e che era morto per mano del fratello, che lo uccise con un colpo di pistola dopo un'accesa discussione. Ai genitori le affermazioni del figlio sulla vita precedente non suscitarono nessun particolare effetto. Sua madre non desiderava incoraggiare le dichiarazioni del figlio sulla vita precedente e il padre, in un primo momento, rimase quasi indifferente alla questione. A poco però, tuttavia, egli raccontò agli amici quanto Gopal aveva detto, e tra di loro qualcuno ricordava vagamente di un omicidio che corrispondeva alle affermazioni del bimbo. Nel 1964, in occasione di una festa religiosa, il padre del bimbo si trovò proprio a Mathura e a quel punto volle verificare la cosa. Si recò alla Suk Shankara Company e interrogò il direttore delle vendite per scoprire se le affermazioni del figlio fossero veritiere. Saputa la cosa, il dirigente restò effettivamente impressionato, poiché in effetti, alcuni anni prima, uno dei proprietari della compagnia aveva sparato e ucciso il fratello. L'uomo, che si chiamava Shatipal Sharne, era morto
alcuni giorni dopo l'agguato, il 27 maggio 1948. I familiari dell'uomo reincarnato seppero della storia del bimbo e, curiosi di conoscerlo, lo invitarono a far loro visita a Mathura. E lì il piccolo raccontò i particolari della sua morte, particolari che solo la famiglia conosceva. Il fratello del direttore dell'azienda era un uomo litigioso e spendaccione, sempre in cerca di denaro, tanto che aveva cercato, sperando di calmare le acque e le continue richieste del fratello, di prendere in prestito dei soldi dalla moglie. Ma la moglie, non d'accordo a questa riappacificazione previo denaro, non acconsentì, rifiutando di dargli il prestito. Il fratello non gradì la notizia e, pieno di rabbia, lo uccise. La conoscenza di questi fatti e le sue ulteriori affermazioni, il fatto che riconobbe numerose persone e luoghi che erano noti a Shatipal Sharn, convinsero i membri della famiglia del defunto che Gopal era davvero la reincarnazione dell'uomo. Gopal continuò a frequentare la famiglia di Shatipal Sharn fino al 1965, anche se crescendo i contatti con la famiglia via via cessarono. E passiamo al caso di Corliss Chatting Jr. Questo caso iniziò con una predizione fatta da un anziano pescatore dell'Alaska, Victor Vincent. L'uomo disse a sua nipote che dopo la sua morte si sarebbe reincarnato come suo figlio. In seguito le mostrò 2 cicatrici, una vicino all'arco nasale e l'altra all'altezza della parte superiore della schiena, e le disse che avrebbe potuto riconoscerlo nella successiva incarnazione dai segni di nascita corrispondenti a queste cicatrici. Victor Vincent morì nella primavera del 1946. 18 mesi più tardi, il 15 dicembre 1947, la donna diede alla luce un bambino, Corliss, che presentava quelle cicatrici preannunciate dall'uomo. Aveva solo 13 mesi quando rispose stizzito alla madre, che tentava di fargli ripetere il suo nome, che non si chiamava Corliss, ma Victor. Col tempo, crescendo, riconobbe tante persone vicino all'uomo ed ebbe molte caratteristiche comuni al vecchio pescatore. Molti anche gli eventi conosciuti della vita di Victor Vincent, eventi che ovviamente non poteva conoscere. Aveva uno spiccato interesse per le imbarcazioni e i viaggi in mare. Inoltre mostrò un precoce interesse nei motori e una certa abilità nel manovrarli e nel ripararli. Sua madre sosteneva che aveva imparato ad accendere i motori delle barche da solo. Era assai poco probabile che avesse imparato queste cose da suo padre, perché quest'ultimo non aveva alcun interesse e non mostrava di saperci fare con i motori. Tutto si affievolì dopo i 9 anni. E passiamo al caso di Ma Thin Aung Mayo. Ma Thin Aung Mayo nacque nel villaggio di Nathol, nella Birmania settentrionale, il 26 dicembre 1953. La madre, quando era incinta di lei, sognò per ben 3 volte un robusto soldato giapponese che, a torso nudo e a pantaloncini corti, la inseguiva dicendole che sarebbe arrivato a stare con lei e suo marito. All'età di 4 anni la ragazzina iniziò a ricordare una vita precedente. Inoltre aveva una vera fobia per gli aeroplani e nostalgia per il Giappone. Ricordò di essere un uomo e di provenire dal Giappone settentrionale, di essere sposato e padre e di aver avuto, prima di arruolarsi, un piccolo negozio. Ricordò anche che durante la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo dell'occupazione giapponese, era un soldato di stanza a Nathul e che svolgeva le mansioni di cuoco. E ricordò che venne sorpreso dai colpi di mitragliatrice di un aereo alleato durante un'incursione nel villaggio e che cercò di sottrarsi alla scarica di proiettili, ma che non ci riuscì. Venne colpito all'inguine e morì sul colpo intorno al 1945. La bimba non ricordò però nessun nome né l'esatto luogo di provenienza. Ricordava però di avere stretto un'amicizia particolare con un cuoco. Iniziò a mostrare dei comportamenti insoliti per una bimba della sua età, gusti a tavola particolari, l'amore per il calcio e le pistole giocattolo, e l'insistenza nel portare i capelli corti e vestiti da uomo, cosa che le portò gravi problemi a scuola, tanto che fu costretta a interrompere gli studi a soli 11 anni. Crescendo continuò ad avere nostalgia del Giappone e un atteggiamento maschile. Lei si considerava a tutti gli effetti un uomo, tanto che confermò che non gradiva essere considerata donna, ma anzi affermava di volere una moglie e che se avesse avuto la possibilità di morire per rinascere uomo, lo avrebbe fatto anche subito. Ma Thin Aung Mayo non poté mai identificare una persona che corrispondesse ai suoi ricordi, ma nonostante tutto, sulla sua vita precedente come soldato giapponese erano plausibili. E passiamo al caso di Shamelein I. Shamelein I nacque a Colombo, capitale dello Sri Lanka, il 16 ottobre del 1962. La bimba iniziò molto presto a mostrare terrore per l'acqua e per gli autobus, tanto che quando i suoi genitori dovevano prenderne uno, lei piangeva disperata. Queste paure sconcertavano i genitori, anche se, già da allora,
iniziarono a sospettare che potesse derivare da qualche evento drammatico avvenuto in una vita precedente. Quando iniziò a parlare, riferì di una vita precedente in un villaggio vicino chiamato Geldugava. Menzionò i nomi dei suoi genitori, delle sorelle e delle compagne di scuola, descrivendo la casa in cui abitava molto diversa da quella in cui attualmente abitava. Ricordò anche come era morta. Una mattina prima di recarsi a scuola era andata a comprare del pane. La strada era allagata e per evitare un autobus cadde in un adiacente campo di riso e annegò. Ed effettivamente in quel villaggio che lei ricordava, una ragazza, Emily C. Granite, l'8 maggio del 1961, nelle circostanze raccontate dalla bimba, morì. Aveva solo 11 anni. La bimba all'età di 3 anni riconobbe il cugino di Ms. Lee e una delle sorelle della ragazza defunta e a quel punto volle a tutti i costi essere portata nel villaggio a conoscere la sua ex madre e anzi, una volta conosciuta, asserì che confrontandole preferiva di gran lunga la mamma dell'altra vita. Le due famiglie, inoltre, si scambiarono alcune informazioni sulle due ragazze e si scoprì che Amos Lee e Shamelini avevano dei tratti in comune come delle preferenze per alcuni cibi e i modi di vestire. Shamelini tornò altre volte nel paese natio della sua ex vita, ma nel corso degli anni le visite diminuirono gradualmente, come i ricordi della sua vita precedente, e crescendo, però, perse ogni paura. E siamo arrivati all'ultimo caso, il caso di Gillian e Jennifer Pollock. Le due gemelle Gillian e Jennifer Pollock nacquero a Hexham, nella regione inglese del Northumberland, il 4 ottobre del 1958. Tra i 2 e i 4 anni manifestarono i primi ricordi di una vita precedente. Entrambe affermavano di essere Joanna e Jacqueline, loro sorelle di 11 e 6 anni, uccise il 5 marzo del 1957 da un pirata della strada mentre camminavano sul marciapiede. Inutile dire che colpo fu per i loro genitori. Il signor Pollack, sostenitore della reincarnazione, era più che convinto che le loro bambine sarebbero tornate come gemelle. E fu così. La moglie di lì a poco restò incinta e partorì 2 gemelle. E pur non avendo mai sostenuto il marito poiché assolutamente non credeva nella reincarnazione, si accorse che la gemella più giovane, Jennifer, aveva 2 segni sul corpo che corrispondevano ai segni che la sorellina Jacqueline aveva avuto sul suo corpo, sia per quanto riguardava la locazione che per ciò che concerneva la grandezza. Quando le piccole avevano poco più di 1 anno, i Pollack si trasferirono. Ovviamente le bimbe non erano ancora a conoscenza delle 2 sorelline morte, ma conoscevano il loro modo di fare e gli oggetti a loro appartenuti. Ma tra 2 e 4 anni, come dicevamo, iniziarono a ricordare la loro vita precedente, luoghi, giocattoli, persone, la scuola o addirittura le altalene nel parco dove erano solite giocare. Jennifer sembrava dipendere dalla sorella gemella più grande, Gillian, proprio come Jacqueline dipendeva da Joanna. Le ragazzine vennero sottoposte ad analisi e queste dimostrarono che le gemelle erano identiche, ovvero omozigote, composte quindi dallo stesso materiale genetico, e il fatto che una delle 2 avesse cicatrici non riscontrabili nell'altra era un'aberrazione biologica, praticamente un'anomalia. Crescendo dimenticarono totalmente i ricordi della loro vita passata, anzi addirittura misero in dubbio ciò che i genitori raccontarono loro. E voi, credete nella reincarnazione? Fatemi sapere come la pensate lasciando un commento sotto questo video e se non l'avete ancora fatto e vi piace il canale iscrivetevi senza dimenticare di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Un bacio e vi do appuntamento al prossimo video.